Bienvenidos! Con il caldo, l'umidità, le mosche e la salita è stato difficile, ma io per voi, solo e unicamente per voi. Bene viaggiatori, anche questa giornata volge al termine qui ad Alicante. Un'altra giornata massacrante delle mie, che non sto mai fermo, mi riprometto ogni volta che voglio riposarmi, quando vado in vacanza in realtà poi mi lascio sempre prendere da una cosa, dall'altra e vedo un sacco di cose, come è stato anche oggi. Oggi è stata proprio la giornata di Alicante, nel senso che ho visitato la città. Mi è piaciuta parecchio, anche se è una città, posso dire, molto grande, una delle città che solitamente mi deludono un po', ma invece in questo caso è stata davvero molto bella. Un po' trafficata, ma molto bella. Bentornati sul mio canale viaggiatori, eccoci qui pronti per un altro video. Oggi siamo nella città di Alicante, che finalmente mi appresto a visitare, e per l'esattezza sono in una zona che si chiama San Juan, una zona, possiamo dire, appena adiacente alla città. L'umanità che cammina al mattino mi ha sempre affascinato. Io non so come facciano, sono sincero. Io prima di aver bevuto almeno 7-8 caffè sono in modalità zombie. Sempre affascinante però il mare al mattino e alla sera. È uno di quei momenti, il mattino, così come il tramonto, in cui tutto è ancora possibile. Tutto può succedere. Un mezzo comodo e anche abbastanza silenzioso che dalla città ti può portare qui al mare in pochi minuti. Mica male. Tenete conto che Alicante ha 381.000 abitanti nel censimento del 2018, quindi non pochi, Avere un mezzo così che davvero ti fa spostare rapidamente non è affatto male, Mi trovo al Cap dell'Horta, un bellissimo promontorio con un faro da dove si vede benissimo la spiaggia su cui mi trovavo poco fa. Quello che invece non è piacevole è questo spettacolo che ritrovo in tutte le parti ormai d'Europa in cui vado. Guardate un po', e io continuo a non spiegarmelo, cioè non c'è un perché, non c'è una ragione al mondo, eppure esiste. Praticamente una volta che sono riuscito a trovare parcheggio sono subito salito al Castiglio de Santa Barbara, che è una fortezza molto bella, costruita prima dai Mori attorno all'anno 1100 e successivamente poi adattata alle esigenze di ciascuna delle epoche che questa fortezza ha vissuto. È molto bella perché è costruita su di una collina dalla quale si vede tutta la città sostanzialmente, e quindi si possono distinguere i vari quartieri, gli edifici vari. È molto 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 bello. Nella trafficatissima Alicante c'è una cosa imperdibile da vedere, il castello di Santa Barbara. Questo, che sfortunatamente per noi turisti si trova in cima a una collina, e la strada per arrivarci è abbastanza in salita, devo dire, ma fattibile, niente di stravolgente. Potete visitarlo utilizzando l'ascensore che vi porta sulla cima e si trova però dall'altra parte. Io adesso mi trovo, diciamo, verso l'interno della Spagna, mentre l'ascensore si trova sulla spiaggia e sul lato rivolto al mare. Sono a metà del tragitto per la salita verso il castello. Arrivateci preparati per le mosche psicologicamente, perché ci sono, non c'è modo di evitarle. La pendenza è secondo me attorno al 20%, ma si può fare tranquillamente. Accompagnato dal gracchiare dei gabbiani, vi illustro gli orari del castello e vi volevo fare anche vedere, questa è la porta di accesso, volevo anche farvi vedere che c'è l'autobus che vi può portare qui, la linea da CSB. Abbiamo una serie di gradini un po' impegnativi. Una pineta e un ciringhito, chiamiamolo, dove prendere qualcosa di fresco se uno ha troppo caldo, e può essere, perché qui di caldo ce n'è, anche qua su questo castello. Questa che vedete qui sotto è una delle spiagge cittadine.
ce n'è un'altra, ce ne sono parecchie di spiagge cittadine. Dicono però i locali di evitarle, in pratica perché sostanzialmente sono in città e quindi molti degli scarichi finiscono qua, c'è poco da fare. Io ci ho anche provato a fare le riprese più belle per voi, ma c'è veramente una quantità di gente improbabile, quindi è impossibile che non ti passino davanti mentre filmi, per cui prendiamo quello che viene, filmiamo quello che possiamo. Io purtroppo chiedo a voi un piccolo sforzo di immaginazione. Altro che la vita è un viaggio, la vita è una salita. Che la vita è un viaggio in salita. Questa mi piace molto come frase da mettere sulla copertina del canale. Cosa ne dite? Se amate fare parapendio, questo è il punto giusto da cui lanciarsi. Sto scherzando, ovviamente, però è davvero strano arrivare qui, sembra quasi di stare per buttarsi nel vuoto, anche se in effetti c'è un posto più alto che è quello dove andremo fra poco. Se restate con me vi ci porta. Intanto vi faccio rivedere un bel panorama di Alicante nella sua vastità. Piccolo momento salute. Se portate un pacemaker, la cima del castello di Alicante non è un posto adatto a voi, c'è un campo magnetico che può disturbarlo. Con il caldo, l'umidità, le mosche e la salita è stato difficile, ma io per voi, solo e unicamente per voi, diciamo 50-50, siamo sinceri, sono arrivato alla cima del monticello su cui è costruito il Castillo de Santa Barbara ad Alicante. Però mi ha fatto davvero piacere salire pensando che avrei potuto condividerlo, dico sul serio. Da questo lato, salendo sul castello, si vedono un po' più cose e la città appunto è ancora più grande di quanto l'abbiamo vista prima. Dimenticavo di dire una delle cose più importanti. Se è la prima volta che finisci sul mio canale e questo video ti è piaciuto, perché non valuti di iscriverti? Non ti costa veramente nulla e ti porterò in giro con me per l'Europa e per il mondo a scoprire cose rilassanti, belle, divertenti, come queste che hai visto in questo video. E se invece il video non ti è piaciuto, perché non lo mandi a 10 persone che detesti? Reperti veri e propri archeologici che risalgono al XVII secolo, alcuni pezzi, ma anche in tempi più recenti, quindi 1850, davvero di pregio comunque. Ci sono degli articoli in questa sala esposti, come ad esempio questi, che risalgono al VII-VIII secolo a.C., quindi andiamo veramente molto indietro. Sappiamo che Alicante era già conosciuta e abitata. Guardate la precisione di questi disegni, quanto sono ben fatti e diversi rispetto a quelli che facciamo oggi. Reperti del 5000 a.C., quindi 7000 anni fa. È incredibile, pensateci bene, 7000 anni fa qualcuno con le proprie mani ha costruito questi 3 vasi e li ha anche decorati. 7000 anni fa, magari qualcuno da cui oggi noi discendiamo. Questo suppongo sia un intero murale fatto di reperti, guardate. Sono cocci sostanzialmente, pezzi di vasellame. Bellissimo, eh? Non io, cioè anche io ovviamente, ma il vasellame. Scendiamo. Se salite da qua è abbastanza ripido. C'è una congiura contro di me. Non vogliono che io vi faccia vedere cosa ho davanti. Ma io ci riesco lo stesso.
Guardate che spettacolo. Un'altra cosa molto bella di Alicante che mi è piaciuta è stata il Duomo. Veramente è una chiesa che lascia delle emozioni, con un altare dorato pazzesco. Non so chi l'abbia fatto, lo ricercherò e ve lo lascerò nella descrizione del video, ma veramente è stato un grande artista. Il Duomo di Alicante, signori. Ora cerchiamo anche di entrarci dentro, Duomo di Alicante, dedicato a San Nicola di Bari. Per proseguire la giornata ho fatto poi una passeggiata nelle fresche piazze che ci sono in centro per riposarmi un attimo, poiché era abbastanza caldo. Alicante mi sta dando delle emozioni, guardate che città comunque bella. Ora dopo vi farò vedere altre vie, ma guardate qua, ci sono degli alberi, dei Ficus Magnolidei, sono due e tengono uno spazio di tutta una piazza enorme, grandissima. Cioè anche solo un quartiere così, come dire, ti predispone diversamente rispetto alla città, no? Il Ficus macrophylla. La temperatura è comunque alta, parliamo di circa 30 gradi e essendo sul mare c'è molta umidità, quindi si sente proprio tanto. Sono appena stato a mangiare in una pizzeria, tra l'altro squisita, veramente buona. Cercate sale e pepe quando siete ad Alicante perché mangerete veramente molto bene. E sì, dicevo, in questa pizzeria ci hanno spiegato che è una città molto bella in cui vivere. Praticamente d'inverno si sta un po' freschini, ma mai quanto in Italia con cappotti pesanti e cose del genere, e in estate invece c'è piuttosto caldo. Quello infatti è il problema della città. Sapevate che in piena città di Alicante, nel pieno centro, si può andare per funghi? Non ci credete? Ed ecco i funghi. Sono stati posizionati qui come attrazione per i turisti, diciamo, ma alla fine hanno dato un bel tocco a questa via e quindi il risultato è stato decisamente positivo anche per i commercianti della zona. La via si è riavvivata in una maniera simpatica. Tra l'altro i funghi hanno le facce, non so se riuscite a vederlo. Insomma, ogni fungo ha una faccia diversa. Tutto questo in Calle San Francisco ad Alicante, dove potete venire per funghi. Questo ha pure la coccinella. E poi per finire mi sono spostato sul lungomare coloratissimo, con la sua colorazione caratteristica e il disegno piastrellato ad onde, molto bello, che è una zona di ritrovo sia per gli abitanti di Alicante che anche per i turisti, una zona di passeggio, di passeggiate per fare qualche acquisto di piccole cose. Un'altra zona molto popolare di Alicante, sia tra i turisti che tra le persone che ci vivono, è il lungomare. Ed è anche in questo caso facilmente comprensibile il perché. Bancarelle, socializzazione, movimento. Ci si passeggia, si fanno acquisti e ci si trova con gli amici per un caffè o altro. L'amministrazione ha giustamente decorato questo lungomare con un motivo che ricorda un po' le onde del mare e non so se si riuscirà a vedere dal video, ma è interessante perché praticamente l'occhio si confonde e il terreno sembra in rilievo, sembrano proprio esserci le onde. Ora cerco di farvelo vedere meglio. Non vi sembra in rilievo la parte centrale? Eppure non è così.
Mi si dice che il lungomare di Alicante, ossia in gergo locale il Paseo Marittimo, in spagnolo, si popola soprattutto anche di sera, quindi può essere carino, sempre con un po' di attenzione, perché in generale è sempre bene fare un po' di attenzione, ma può essere un luogo dove si può trovare molta gente. E per concludere la giornata adesso qui a vedere questo bellissimo tramonto. Io vi ringrazio davvero per aver visto tutto il video fino alla fine, perché sapete che solo i fedelissimi lo fanno. Quindi se siete arrivati fin qua siete tra i migliori fan del Simone Viaggiatore. Vi ringrazio tantissimo e vi do appuntamento a domani per altre avventure con un nuovo video.